l'attrezzatura da un punto di vista completamente diverso, no, allora se io uso la muta che mi piace, con cui mi trovo, ma anche proprio esteticamente che mi piace, la mia performance in acqua è molto superiore Certo. al cioè è come la donna quando esce e si sente figa con la borsa, con le Sì, scarpe, sì, pure sì, sì. noi abbiamo le nostre, capito? Se io pesco il fucile che mi piace, con la muta che mi piace, con la cosa fa Che ti dà rendere questo meglio. superpotere. Sì, sì, Esatto, e sì. quando tu la mattina ti svegli prima che suoni la sveglia e salti fuori dal letto come un grillo, proprio come una molla, allora significa che stai facendo quello che devi fare. Questa è proprio alla fine la prova pratica, la prova del 9 per Sì. capire se stai nella vita facendo quello che veramente segue la tua natura o se stai vivendo la vita di un altro. Qua ci fai Perché cadere tutti in depressione, Andrea. Prima di continuare con il video, volevo invitarti a iscriverti, poiché la gran parte di voi che segue questi video non è iscritta. Iscrivervi è un'incredibile forma di supporto per le attività che svolgiamo all'interno del canale YouTube. Da poco abbiamo realizzato un brand di pesca subacquea che si chiama MSA Controcorrente, un brand che gira attorno a noi, pescatori subacquei. Ecco perché abbiamo deciso di dedicare la stragrande maggioranza delle nostre forze sull'assistenza ai clienti e sul supporto a voi pescatori. Motivo per il quale abbiamo creato una community privata di nome MSA Controcorrente Community su WhatsApp, dove potrai trovare supporto tecnico a 360 gradi, compagni di pesca e location in tutta Italia. Per accedere basta scriverci. Buongiorno a tutti, buongiorno Andrea Calvino, come stai? bene, bene, buongiorno Christian. E allora, io a te ti ho visto, cioè ti conosco dalle riviste di Pesca Sub. Tu posavi come modello Homer, è Sì, possibile? esatto, esatto, sì. E ho detto: vediamo chi è sto picciotto". Allora questo podcast comincia dall'inizio della tua vita e finisce fino a oggi. Ti do la parola. Quando sei nato? Quanti anni hai? Vai, dimmi Sì, tutto. ho 46 anni e sono nato nel lontano 1977. E Okay. Dove? sono nato a Roma, però tutte le estati andavo in vacanza con mia nonna a Maratea, in Okay. Basilicata, e quindi passavo quasi 3 mesi al mare e andavo tutti i giorni in acqua, la mattina con una fiocina e il pomeriggio pescavo con la canna, quindi Okay. Non non stop. non lasciavo proprio tempo di respirare i pesci, mai, mai. Ci sta, e ci Sì. sta. Fino a quanti anni hai fatto questa esperienza estiva? Ehm, fino a 11, 12 anni circa. 11, Okay. 12. Sì. Okay. Poi, periodo adolescenza, hai continuato? Ci sono stati dei momenti di interruzione? Cos'è successo? Come si è evoluta questa passione sin da piccolo? No, ho continuato, durante l'estate sempre andavo, a trovare amici, mi ricordo all'isola di Ponza, in Sardegna, passavo le estati insomma così, ospite di vari amici. Okay. E poi finalmente quando ho preso la patente a 18 anni sono diventato autonomo, potevo andare a pesca anche d'inverno. Giusto, Sì, sì, sì. giusto. Quindi massima autonomia. Quanto è comune questo percorso praticamente a quasi tutti i pescatori. Si comincia da piccoli e poi 18 anni, chi si è visto, poi andiamo a pescare. Percorso di studi, sono curioso di sapere del tuo percorso di studi. C'è qualcosa che ti ha particolarmente affascinato nel tuo percorso? Ti sei diplomato, ti sei fermato, insomma, che cosa hai fatto da questo punto di vista? Allora ho fatto il liceo classico, Okay. e poi, ho fatto antropologia all'università. Minchia, Sì. leggera, Sì. Sì, sì, sì. E ho fatto Okay. antropologia, all'università di Perugia. Perché E allora, il classico sì. già non è una cosa semplice, dico, Sì. venendo da un istituto tecnico di programmatori. Come mai questa scelta? Perché secondo me ci sono delle basi che comunque ti servono, a prescindere nella vita, in qualsiasi situazione, qualsiasi lavoro tu faccia, Okay, comunque quelle sono delle basi che ti ritrovi. Poi okay.
per specializzarti, casomai c'è tempo, ecco. Però Okay, chiaro. Diciamo è quello eh, che ti dà una formazione più completa per avere maggiore flessibilità di scelta poi per l'indirizzo universitario sì, praticamente. sì, sì, sì. E E la scelta di antropologia invece? perché una carissima amica di mia madre insegnava antropologia all'università e io l'ho sempre frequentata fin da bambino, così parlavamo spesso e mi ha sempre incuriosito ciò che accomuna le persone in Okay, generale, cioè tutti i popoli della terra, al di là delle differenze, che ovviamente sono bellissime, anzi sì. vanno preservate, però poi c'è un qualcosa che unisce tutti, che ci accomuna, delle costanti, e sono quelle che mi incuriosiscono, m'hanno sempre affascinato, ecco. Pensi che questa sia, una voglia di capire come entrare in empatia con le persone, come volersi fidare delle persone, come creare quei rapporti di fiducia? Pensi ci sia una certa connessione con con questo tuo desiderio di voler capire? Sì, sì, sicuramente, sicuramente. Ehm Io vedo che là c'hai non pochi libri. Sì, perché, leggere è sempre stata una mia passione, perché sono Okay, estremamente curioso, ehm, e poi c'è un altro aspetto importante, che noi tendiamo sempre a crearci, logicamente è umano, una certa visione del mondo, no, sì, e leggere e poi a me piace leggere di tantissimi argomenti agli antipodi diversi, okay, ehm, ti consente di allargare costantemente questa tua visione e anche di metterla in discussione. okay. È questo che mi interessa, cioè ti faccio un Vai. esempio pratico, no, io magari trascorro 7, 8 ore a mare, magari a scandagliare per cercare un posto particolare, perché mi piace tantissimo cercare, no, però è normale che magari, vieni preso dalla noia, dallo sconforto se magari dopo 4 ore non trovi niente e soffri il caldo e d'inverno soffri il freddo e tutte queste cose, no, poi leggendo un libro, no, sento di un cacciatore del Nord Dakota, che per Okay. 42 giorni di fila, per 10 ore al giorno, ha cercato solo di trovare un cervo, coda bianca, capito? Quindi, cioè io mi sento dico: io mi lamento 8 ore a mare, mi sento una vecchietta, capito, che fa il centro Sì. tavola e pure male, capito, in confronto Sì. al cacciatore. E Ci quindi sta, ci sta. è questo che L'ha trovato il cervo nella storia? non si sa nemmeno, capito? Credo Ah, di sì, perché okay. è uno veramente, veramente forte, però, È questo un'analogia comunque per sottolineare che sì, sì, e questo vale per 1000, insomma, ti rimetti ogni giorno in discussione e questo mi piace, perché ti aiuta sì, tantissimo. Tante volte tu, percepisci dei problemi, no, però poi, facendo un paragone, ti rendi conto che sono problemi che sì, fanno sì, ridere al confronto, no, sì, questo è normale perché il nostro cervello, si è visto che automaticamente si crea dei problemi. okay. Cioè, è proprio una caratteristica del cervello umano. Tu gli levi, diciamo, magari dei problemi, gli levi i problemi principali, come può essere avere un tetto, no, avere del Sì, cibo, avere della sicurezza. Come gli levi questi problemi, se ne crea subito degli altri, magari di ordine superiore, magari sì, ma, cioè, anche, che ne so, Paris Hilton, no, ha i suoi problemi, no, che se t magari certo. te li racconta tu la mandi a fanculo, si può dire, Certo, ti certo, metti a certo, perché ridere, poi però è ti proprio una crea caratteristica. perché ti crea quella poi sensazione di
insoddisfazione rispetto ad altro che ti genera, oppure chiaramente altri problemi pratici in sé. Io forse la stavo connettendo pure a una certa sensazione di insoddisfazione dopo che si raggiungono dei traguardi. Ora tu forse stai parlando del discorso proprio pratico, che continuamente noi ci creiamo problemi e tutti abbiamo dei problemi a prescindere Sì, sì, ma dal contesto. il mio era proprio un discorso pratico che ti Sì, aiuta cioè quando tu percepisci dei problemi, fai un attimo allarghi la tua prospettiva e vedi che li sì, ridimensioni perché ti accorgi che i tuoi problemi magari, rispetto a tanti altri sono veramente, certo. secondari, ecco. Questo ti fa vivere meglio? Sì, assolutamente. Okay, ti fa vivere con più semplicità, con più leggerezza? Che contributo ha dato alla tua vita questo, nel tuo analizzare un problema che si viene a porre? Dammi un esempio pratico, Ma, o un'esperienza che ti è capitata e che hai elaborato in una certa maniera e dal quale sei uscito mi verrebbe da dire vincitore, ma no, in maniera semplice, sì, mettiamola sì, così. sì, sì. Ma, adesso così su 2 piedi mi viene Okay. non mi viene No, in no, ci mente, sta, ci però sta. Ma guarda, rispetto al discorso di leggere non mi ricordo come si chiama, ehm, estremamente popolare, sia nel mondo reale che nel mondo online, è italiano, ehm, uno psicoterapeuta, non mi viene il nome, comunque un signore anziano diceva che sì, i nostri pensieri sono subordinati alle parole che conosciamo. sì, Ciò significa che leggendo sì, aumentiamo il nostro vocabolario e aumentano i nostri pensieri e quindi tutta la, elaborazione, e il processare della nostra vita praticamente. Quindi sì, sicuramente leggere è una cosa, fondamentale. Allora quelle pile che tu hai dietro sì, di libri, sì. ehm, sei sposato, non sei sposato, hai figli? Perché se ci fossero stati i miei figli là dentro le cose non sarebbero rimaste in piedi 2 minuti. Ma in realtà sono delle librerie verticali, quindi hanno Ah, solo okay. l'apparenza di essere no, 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 Figo, no, okay. ho pure il cane che passa con la coda, guarda no, Che sono cane so hai? Che sono cane hai? stabili. Sta qua, dorme. È un Rhodesian Ridgeback, una femmina. E tu sei il secondo, Alfonso Cubicciotto ce l'ha Sì, pure, e io non sì, sì, sapevo che sì, lo cane so. fosse e So adesso so siamo che Alfonso sia un maschio lui, io una femmina, sì, 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 è la stessa okay, razza. okay. Sì, Figo, sì. figo. Ora conosco la razza, prima la sconoscevo totalmente. Allora, tornando alla domanda precedente, Sì, sei in sì, una relazione? Com'è tua vita sentimentale? È una cosa sì. un po' privata, capisco, però, mi piace sempre andare a fondo rispetto a tutto, perché mi piace trovare soluzioni per chi magari sta attraversando certi momenti della propria vita e Certo. possiamo essergli utile. Dimmi. Allora, sono separato, mi sono Okay, sposato, sì, qualche anno fa, poi ci siamo separati non perché ci fossero problemi, di relazione tra di noi, okay, quanto per proprio, una scelta di vita diversa, appunto. okay, Io, non ce la facevo più a stare in città perché all'epoca vivevo a Roma, proprio okay, non sentivo di vivere, la mia vita, cioè sentivo di vivere la vita di qualcun altro, un po' okay. stereotipato, un po' troppo incanalato, non mi dava soddisfazione, ecco, quindi questo è Okay, stato il okay. problema. Ehm, Minchia questa è molto molto delicata e molto profonda quello che dici, ehm, è interessante, e mi verrebbe da dire che secondo me è estremamente popolare come cosa. Cioè, avere quella sensibilità e onestà con se stessi di dire: "Sto vivendo la mia vita o sto vivendo una vita che appartiene a qualcun altro? Cioè sto contribuendo alla vita di qualcun altro piuttosto che vivere la mia?" Così come sai quando ce l'ho 'sto pensiero io, quando lavoro per gli altri: "Cazzo, Blu, capisco che tu vuoi fare quella cosa, però non è il momento.
Stai buono, perdonami. Praticamente ho questo stesso pensiero con il lavoro da impiegato. Cioè io sto contribuendo alla ricchezza di qualcun altro, sono soltanto un ingranaggio di un sistema che non è il mio e mi dà questa esatta sensazione, cioè sì, è vero che il lavoro va bene, sì, guadagno, okay, lavoriamo e tutto quello che vogliamo, Certo. però questa sensazione di vivere la mia vita lavorando per qualcun altro mi fa sentire esattamente come ti stai o ti sei sentito tu. Sì, Motivo per il quale vorrei uscire da questo sistema di impiego per valorizzare il mio tempo come voglio certo. io, e quanto è stato veloce questo tuo realizzare questa sensazione? Cioè, quanto siete stati insieme prima? O è stato veloce il sposarvi? Com'è andata? E, beh, ci conosciamo da parecchi anni e Okay, poi ci siamo messi insieme nel 2013 okay. e poi la separazione è avvenuta nel 2020. Ci Okay, ma siamo vi siete separati. trasferiti da un posto a un altro? È cambiato qualcosa nella No, no, vostra no, no, vita? ci siamo Okay, conosciuti nel periodo in cui io vivevo a Roma okay, okay, e la nostra relazione è andata avanti okay, sempre a Roma, ecco. E okay. poi Io però, diciamo, forse, più di 1 anno è durata questa, cioè okay, all'inizio erano come dei flash che ogni tanto si presentavano nella mia mente, no, delle voci così, e okay, poi piano piano sempre più presenti e a quel punto ho capito che dovevo assolutamente prendere una decisione, perché ho imparato anche quest'altra cosa, che bisogna essere proattivi, cioè okay. quando si presenta un problema o decidi tu o la vita decide per te, e se la vita decide per te è sempre 1000 volte peggio. Quindi Certo, okay. anche perché poi se decidi tu e prendi, diciamo, la situazione, l'affronti, ne guadagna la tua autostima. In caso Certo. contrario, ne paghi delle, pesanti Conseguenze, conseguenze. sì. Sì, 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 soprattutto a livello psicologico, se siamo tutti diversi, affrontiamo tutte le cose Sì, in maniera differente, altro è avere controllo sulle cose, altro è subirle. certo. Stimo molto questa cosa. Io ricordo che quando avevo 16 anni, sono entrato in una relazione, e lì ho capito tante cose rispetto a una relazione, ora ne parliamo, dove, mi ricordo che pensa un po' te, dopo il primo giorno io già non ci volevo stare più con questa persona, eppure ci sono stato per 4 anni. I 4 anni che normalmente sono i migliori della tua vita, 17, 18, 19 e così via. E mi ricordo che è stata una relazione estremamente tossica, non per lei, ma per come io non reagivo alle cose. Ero molto Mh, passivo, al punto che non mi sentivo in difetto rispetto al non stare con lei, all'uscire, a farmi i cazzi miei e così via. Fino a quando poi le cose non sono cambiate, ho preso più coscienza di me stesso, e ho deciso di cambiare la situazione e lì è stato tutto un altro paio di maniche. Però lì ho capito fondamentalmente che oggettivamente è semplice fare le cose. Cioè, noi ci maciniamo il cervello tantissimo, ci poniamo tantissime ci creiamo tantissimi problemi che poi alla fine non sussistono. Ed è stato abbastanza semplice certo, cambiare tutto. E di lì poi mi sono sentito rinascere a tutti gli effetti. Ho certo. cambiato la mia vita, empowered by questa cosa, cioè spinto da questo, Certo. è stato tutto un cambio drastico interessante, interessante. E quindi sì, picciotti, se siete bloccati in qualche situazione che non vi piace, cambiatela. Punto. Mi viene da fare questo invito. Comunque, piuttosto che parlare di, problemi sentimentali che ci sta, dimmi una cosa, quando, tu hai intrapreso questo percorso, di studi, la pesca subacquea credo sia stata sempre presente. Sì,
Sì. Okay. Ha influenzato il tuo percorso di studi questa cosa? Sì, sì, ma ti faccio poi, è curioso perché la mia tesi di laurea è stata sulle tecniche di pesca tradizionali dei pescatori di Santa Marinella. Okay, okay, giusto per rimanere in tema. Quindi ho passato mesi a intervistare col registratore all'epoca, Che registratore a figata. cassette, questi pescatori che sono stati fantastici, che mi sopportavano, stavo sempre lì a fare domande, a insomma a importunarli, e loro sono stati sempre gentili, pazienti con me. E quindi Mi sicuramente ricordo ha con avuto affetto. un'influenza. Sì, sì, sì. Che cosa hai scoperto da questi studi? Cosa si evince dal tuo studio? Ehm, ci sono ci sono delle cose, affascinanti, tipo i riti di passaggio, no, che si, ripetono in tutte le culture, a tutte le latitudini della terra, no, Okay, cioè? parliamo dei Masai in Kenya, Tanzania, gli aborigeni in Australia, gli Inuit, nell'Artico. Questi riti di passaggio mi hanno sempre affascinato, cioè che a un certo punto, i ragazzi al nel periodo della pubertà devono affrontare il passaggio all'età adulta, a diventare uomini, no, e quindi Okay. devono affrontare delle prove molto, molto dure che, cioè se pensiamo ai giovani di oggi, non lo so veramente, e magari il problema è che non c'è il wifi, capito? E Eh sì, quindi cioè, o che non c'è la connessione internet, non posso postare, capito? E vanno in crisi, no, e questi, sì, che ne so, i Masai gli danno una lancia e questi vai e portami un leone. Cioè devono okay. andare a uccidere un leone con una lancia, così. E non tornano indietro, e non tornano indietro perché alle volte vince il leone. Ciao. Oppure i ragazzi aborigeni stanno fino a 6 mesi nei casi estremi, non sempre, ma fino a 6 mesi nell'entroterra australe che, raggiunge magari 38 gradi di media e devono cavarsela da soli, capito, cioè procurandosi cibo, ri cioè delle cose pazzesche Sì, veramente. Oppure gli Inuit vanno a cacciare lì, in quel caso non vanno da soli, li accompagnano. okay. Però si devono procurare, sostentamento, andare a cacciare le foche, capito? E Sì, in sì. tutte le culture c'è questo fenomeno dei riti di passaggio, m'ha sempre affascinato. Oppure un altro è, il mito dell'eroe. Okay. Il mito dell'eroe che da una situazione di, agio, comodità, di quotidianità normale, si mette in viaggio e affronta delle sfide che lo mettono duramente alla prova e poi però grazie alla sua astuzia, al suo talento, alla sua forza fisica riesce a superare e questo gli dà un accesso a un livello diciamo superiore, cioè ne trae esperienza e da questa esperienza diventa una persona migliore, più forte, più capace, anche Okay. più, insomma, diventa Più, sembra un ritorno alle origini, cioè nel senso per noi, chiaramente una società moderna, sicuramente giudicabile se giusta o sbagliata, evoluta, è un ritorno alle origini. Per loro sarà pane quotidiano.
Mm. Sicuramente nelle loro società poi saranno che figata. Scusami, tu mi parlavi di queste interviste a questi pescatori. Cosa sono Sì. state le cose che ti hanno colpito di più dei racconti di questi uomini di tutti i giorni fondamentalmente, che dico Sì, 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 pescatori sì, sono. sì. Sì, ti rendi, beh, la bellezza delle loro vite è la semplicità, cioè del contatto con la natura, con gli elementi che è duro. Cioè, noi pescatori Chi glielo subacquei fa fare? lo possiamo capire, ecco, lo possiamo capire. Okay, Ma ti rendi conto che comunque hanno una grande passione per quello che okay. fanno. Una grande passione e secondo me, questa è un'altra cosa che accomuna Vai. tantissimi. E il contatto con la natura è qualcosa di primordiale di cui ha bisogno tutti hanno bisogno Sì, del contatto con la sì, natura e chi vive poi nelle grandi città, magari ne soffre, lo vedi che, ha bisogno di andare, a frequentare i parchi, sì, oppure di fine settimana esce dalla città. Cioè è sì, una cosa che proprio è ancestrale, ma sì. se tu ci rifletti è anche logico perché, i adesso parlo da antropologo, ma Vai, vai, vai. noi esistiamo da 2 milioni e mezzo di anni, cioè i nostri antenati, diciamo quelli che si sono Sì, differenziati dalle scimmie più intelligenti, calcano questo pianeta a 2 milioni e mezzo di anni. L'Homo sapiens, cioè il nostro, diciamo, il più simile a noi, c'è da 200.000 anni circa, poi gli okay. antropologi non sono tutti concordi, ma diciamo 200.000 anni. Quindi, per il 99,9% della nostra storia su questo pianeta, noi siamo stati a contatto stretto con la natura. Sì, La natura è stata la nostra casa, no, e soltanto praticamente una piccolissima percentuale della nostra esistenza, vabbè, io adesso parlo proprio delle metropoli sì, urbane, sì, 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 rappresentano uno sì. 0,03% della nostra storia, quindi è normale Presi che da lì e messi lì praticamente. che ci sia questo bisogno fortissimo, no, di contatto con la natura e poi quando siamo immersi nella natura, in un bosco, in mezzo al mare, e questo ci calma, ci rilassa, appunto, i problemi vengono ridimensionati, ma proprio il battito cardiaco, la respirazione, se uno ma poi mi sembra hanno fatti questi esperimenti, se uno Sì. collega degli elettrodi al cervello, vede proprio che vengono prodotte delle onde differenti a livello cerebrale. Quando Quindi immersi in questi contesti. sì, e quindi ecco, sembra, controintuitivo, no, che, magari frequentare un ambiente cioè, devi patire il freddo, il caldo, magari e comunque è duro, però questo genera dipendenza, perché noi ne abbiamo Sì, bisogno. Io, magari patisco il freddo d'inverno, vado in mare, però, sento poi le endorfine dopo, sì, che sì, proprio sì, sì. e poi magari mi faccio una doccia bollente dopo che sono stato ore e ore a mare d'inverno, è una cosa pazzesca, cioè Eh. un benessere, genera Difficile da dipendenza. spiegare, sì, difficile Sì, da spiegare. Se ci beh, no, se non c'è bisogno di rifletterci, poc'anzi dicevo chi lo fa fare. La voglia di farlo, questa dipendenza dalla natura, quest'amore per la natura, perché chiaramente tu dici: nottetempo a mare, non ci sono orari, lontani dalle famiglie, lontani da tutto quello che ci appartiene, potrebbero trovare delle situazioni di comfort in altri lavori, possibilmente anche meglio retribuiti, più sicuri. sì. Eppure, c'è da prendere, sicuramente spunto per dare più qualità alle nostre scelte, per valorizzare la nostra vita sicuramente, riconducendo tutta la conversazione a noi.
letteralmente. A proposito di lavoro, tu di che cosa ti sei occupato, nella tua vita? Io, ho fatto, allora all'inizio proprio, appena laureato, ehm, mi sono mi sono buttato in un progetto che non c'entrava niente con la mia Okay, laurea e ho avviato con dei soci un allevamento di ostriche in Sardegna, perché ho okay, pensato: non bisogna mai stare con le mani in mano, nel senso, uno deve sempre uno parte e poi corregge il tiro strada facendo, no, se uno giusto. aspetta l'occasione ideale: "No, ma io mi sono laureato, quindi devo fare quello", è è un problema. Quindi uno deve iniziare e poi dopo, secondo me, questa Sì. è la mia Sì, opinione. sì, Quindi sì. mi sono buttato subito in questo progetto, Okay, che poi, è andato avanti con successo nel corso degli anni. Io poi però sono uscito, ho fatto scelte diverse perché avevo anche un'età, non non mi sono trovato bene, ecco, in quella okay. situazione a quell'età, e quindi ho abbandonato il progetto di questo allevamento di ostri. Cos'è andato E storto, Andrea? In quel momento avevo bisogno di più contatti sociali in quella fase della mia Okay, vita, okay, e vivere in Sardegna, stavo a San Teodoro, in un posto dove anche i giovani del posto se ne vanno perché magari studiano a Sassari, a Cagliari, oppure come in continente, o chi lavora stagionalmente lì, quindi poi okay. durante l'inverno si sposta Sì, sempre in altri luoghi. Lì era veramente la morte civile, cioè nel senso, adesso ci potrei stare tranquillamente, serenamente a 46 anni, ma a 25 era un problema, okay, perché è una fase della vita in cui hai bisogno comunque di frequentare, anche se sei un tipo solitario come me, introverso, però comunque hai bisogno di conoscere, frequentare, sì. e quindi, da lì mi sono spostato. E poi ho cominciato a fare, il rappresentante. Okay, Il okay, ma io rappresentante. sono perdonami se ti interrompo, io sono estremamente Sì, curioso quando si parla sì, di libera impresa. sì, Allevamento di ostriche. sì. Dici: "Domani mattina mi sveglio e facciamo un allevamento di" ma com'è arrivata quest'idea? Cioè, Grazie. sicuramente dico non è neanche facile da organizzare una cosa del genere. Da dove parte quest'idea? Dall'idea di un amico, lui aveva Okay, studiato tutta la situazione e all'epoca mi parlò di questo progetto, e mi piacque molto la cosa. okay, okay, Ehm, e quindi diciamo io ho seguito le sue direttive, ecco, ognuno okay, aveva un determinato ruolo, okay, nella okay, cooperativa, però io ho fatto principalmente il bracciante, proprio okay. quello, quindi andavo L'operativo, sì, fisicamente in acqua tutti i giorni con lo pensate. scafandro a spostare ostriche col maestrale che ti tagliava la faccia Mh, d'inverno. mamma mia. Quindi è stato, però ho mangiato un sacco di ostriche. Me l'immagino, me l'immagino. Ce ne sono tanti produttori che tu sappia oggi in Italia, in In Sardegna? Italia? Guarda, ho un po' abbandonato, non ho più seguito tanto, però ti posso dire, credo nel Gargano, nella zona garganica in Puglia, a San Teodoro appunto, Okay, e poi, dalle parti di Venezia, okay, e adesso mi sfugge sicuramente qualche altro, anche in Sardegna e anche in altri posti vengono okay, okay, allevate. okay. Vedi, pensa un po' te, dici: "Io" vedi, qualcuno deve pur fare questi lavori. Interessantissimo. Certo. Poi io Interes adoro le ostriche, quindi tuttora me ne mangerei una a buona insato. ostrica da cosa come si definisce una buona ostrica? Guarda, in realtà io non sono la persona adatta Okay, perché, no, ti spiego, io sono, se fossi un pesce mi potresti pescare con la canna con qualsiasi esca, perché praticamente
come si dice, un pesce spazzino, mangio qualsiasi cosa e ho una fame proprio. È Forse bello qualche mio come amico dice: "Probabilmente in un'altra vita sei morto di fame". è bello come qualunque aspetto della tua vita si riconduce al mare, da un punto all'altro, sempre là si va a balzare. Sì, Fantastico. quindi io non lo so, quando vedo un'ostrica, a meno che non c'è qualcuno che corre al bagno prima e si sente male piegato in 2, io la mangio, Sì, mangio sì, qualsiasi tipo di ci sta. ostrica. Ci Mh. sta, ci sta. Io mi ricordo che tu sei stato pure un atleta, nel settore della pesca subacquea, o forse lo sei ancora, non lo so. Sì. No, guarda, ho gareggiato per 20 anni praticamente, per una ventina Okay, d'anni con un'interruzione di qualche anno, però diciamo ho iniziato nel 2000 per caso, mi trovavo in Sardegna con la mia ragazza dell'epoca. Ero andato in Sardegna perché mi volevo iscrivere all'università di Cagliari e quindi ero andato a fare un sopralluogo, a visitare sempre okay. perché una città bellissima secondo me sul mare che offre un sacco di possibilità. Ero andato a Cagliari, poi ero andato pure a vedere a Sassari così e proprio a Stesso Sassari. indirizzo, giusto? Sì, 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 Okay, sì, okay, e a Sassari, mi ricordo era un fine settimana, mi trovai a un raduno di Silvio Ferruzzi. Adesso non mi ricordo okay, com'era, e partecipai a una gara a coppie lì in Sardegna, okay, vicino Alghero, a Coscia di Donna era, è una okay. località lì di Alghero, gara a coppie con partenza a terra. E io non volevo, cioè fino a quel momento proprio le gare non le consideravo minimamente. Poi partecipai a questa gara e vincemmo con Ivan Ferrigato, un ragazzo sardo in gamba, e da lì poi mi iscrissi al circuito delle selettive, subito praticamente a settembre. Okay. Questa gara fu fatta, se non ricordo male, ad aprile. Io a settembre partecipai alle prime selettive e mi ricordo vinsi la prima Okay. subito a Talamone e lì ero gasatissimo. Ho detto adesso spacco il mondo così e invece poi alla gara successiva un cappotto, una mazzata tremenda. Dici metti i piedi per terra. Ho abbassato subito le orecchie e poi comunque Ci sta. insomma andò abbastanza bene il primo anno, non mi qualificai per pochissimo. Poi, l'anno successivo, invece feci un disastro dietro l'altro, proprio sbagliai tutte le gare, ma perché ero appena entrato in Homer e Okay, sentivo, capito, la pressione e il bisogno di dover dimostrare che meritavo, capito, e invece okay, feci uno schifo praticamente. E okay. poi al terzo anno riuscii a qualificarmi e poi da lì ho partecipato al campionato di seconda categoria, andò bene, arrivai secondo a casa di De Silvestri, Bruno De Silvestri. Okay. Di com Un sì. pensiero ci va, Sì, sì, grande, assolutamente. grande, grande Bruno. Mi commuovo anche a parlarne. Vabbè, vabbè, E poi da lì ho iniziato a fare, ho fatto qualche anno prima, seconda categoria, poi mi sembra, sì, nel 2010 a Bosa sono rimasto in prima categoria, poi lì rimanevano i primi 10 atleti, non okay, 15 come adesso. E 2010, 11, 12, 13, 14 sono sempre rimasto in prima categoria, sempre confermandomi. okay. E poi dopo mi sono ritirato, ehm, Perché? in quella fase perché, lavoravo tantissimo in quel periodo, proprio Okay, tanto, non riuscivo ad andare in acqua, cioè per farti mi sembra l'ultimo campionato nel 2014, feci il campionato di prima categoria andando in acqua 10 volte in 1 anno, 10 volte in 1 anno. Cioè è come se tu dici: "Partecipa al campionato di Serie A, però ti spacchiamo un menisco".
e tu devi, cioè, capito, era proprio un handicap Sì, mostruoso con gente sì, che va in acqua tutti i giorni. E sì, io 10 sì. volte, e nonostante quello riuscii a rimanere in prima categoria, Okay. però ho detto non sono competitivo, cioè io sono poi o le cose le faccio bene o, è meglio, o lascio perdere il mio Questo carattere. era subordinato di nuovo al lavoro, con Homer di rappresentante? In realtà guarda, no, nel senso io lavoravo, tra le varie aziende con cui Okay, lavoravo, perché lavoravo in ufficio di rappresentanza con vari marchi, quindi tra i okay, quali c'era anche Homer, però diciamo okay, dovevo seguire anche altre linee e okay. lavoravo praticamente 7 giorni su 7. Mamma mia, okay, Presi fine settimana, sì, sì, sì. E quindi decisi di lasciare logicamente e poi dopo quando poi ho abbandonato ho lasciato Roma e tutto quanto, ho detto mi riscrivo alle selettive, ho rifatto un anno di selettive, mi sono qualificato così, poi dopo ho deciso nuovamente di lasciare perché okay, non avevo più quelle motivazioni, cioè le gare o le fai, serve una motivazione pazzesca se vuoi primeggiare. E sentivo che non avevo più quel fuoco, quella motivazione, okay. appunto, Ci sta. mi è Anche lì è una sembrato. questione di ascoltarsi, perché Sì, comunque sì, 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 prendono sì, tempo, energie, quindi magari uno dice: "Vabbè, convogliamo queste energie da un'altra parte." certo, Ci sta, certo. ci sta. Com'è stato lavorare nel settore della pesca subacquea? Quanti anni hai detto che ci sei stato all'interno? Per 16 anni circa, sì, Wow, 16 anni okay. ho lavorato per Homer. Homer io ricordo essere stata almeno quando mi sono avvicinato io alla pesca subacquea, mi ricordo che era un brand che era, almeno nella mia città, Sì. forse maschera un pochettino la percezione in sé dell'idea, però mi ricordo che era un brand, capito, figo. Cioè, Sì, 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 ehm, sì, 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 assolutamente. È però ho stato avuto la sensazione che negli anni, qualcosa sia cambiata. Ti ritrovi in questo pensiero? assolutamente, sì, sì, sì. Okay, Ehm, Ha raggiunto un picco massimo, penso negli anni tra il 2009, diciamo a partire dal 2008 fino al 2012, quelli sono okay, stati gli anni proprio d'oro. Homer era un marchio diciamo che non poteva non comprare un negozio di attrezzature. okay, Era okay. proprio il brand di riferimento. Sì, E poi sì. dopo però, per una serie di vicende, come succede un po', è In anche un po' qualunque industria. fisiologico, no, che ci Sì, sia una fase, a meno che non prendi proprio marchi, vabbè, ma diciamo fa parte un po' della storia di sì. un po' tutti. Vabbè, ogni mercato, ogni azienda ha una Sì, sua vita, un suo picco, sì. una sua evoluzione, un suo momento Certo, down, una certo. ripresa, ci sta, dico, Forse guarda, ti posso dire che ci sono state delle scelte che hanno accelerato sicuramente questa fase discendente. è normale, è fisiologico. Però una domanda sempre inerente al argomento te la faccio: quale secondo te è stata, da rappresentante, uno dei punti di forza di Homer che ha, definito quel periodo di successo del brand? Sì, ma, sicuramente il fatto di, tirare fuori ogni anno tante novità. Okay, Perché, questo ha sempre tenuto alta l'attenzione, degli appassionati. Quindi il fatto di mantenere vivo il mercato, vivo l'attenzione, di poi al di là di alle volte magari non erano, perfettamente riuscite le cose, sì, magari sicuramente migliorabili, però vedere che c'è un'azienda che investe, che ci crede. Tra l'altro Homer, per scelta anni addietro aveva deciso di investire, solo e esclusivamente nella pesca in apnea, sì, abbandonando il discorso ARA, sì,
magari altri marchi invece portano avanti. Quindi già quello è un forte messaggio, no? Di Sì, specializzarsi e diventare leader in quella nicchia di mercato, ecco. sì, Quindi secondo me questa è stata l'arma sì, vincente, cioè il fatto sì, di mostrarsi un marchio schierato proprio per il 100% pescatore, per il sì, pescatore e tirare fuori novità. Poi ci sono state novità di grandissimo successo, per dire la muta, mi ricordo ancora Camu la Camu 3D, 3D, la Camu 3D, ecco, quella fu una sì, muta proprio sì. che fece Bomba, me lo immagino. Vabbè ci sta, dico, se non sbaglio sono stati, ora mi correggerai, i primi sì, ad affrontare il mimetismo in maniera più costante, sono stati i primi a fare sì. le mute mimetiche? Come Allora, forse sì, forse il primo è stato un marchio di Ansub, mi sembra, ma proprio ti parlo di okay, tantissimi anni. Poi ci furono le prime mute mimetiche, quelle di Homer, quando c'era Valerio Grassi, okay, e poi dopo poi dopo si è portato avanti questo discorso del mimetismo grazie anche molto a Marco Bardi. sì, Marco Bardi è sì. sempre stato un fautore del mimetismo e diciamo e lì è fiorito, si è Sì. sviluppato, Vabbè, è stato sicuramente il ambito caccia, il mimetico, poi peraltro con le chiavi di colori e fantasie che avevano eh. loro, era molto di impatto visivo Sì, da sì, sì. cliente, Sì, 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 quindi sì. e stare sempre sul pezzo, e tirare roba fuori costantemente, sicuramente ha fatto da trendsetter, e anche le altre aziende si sono allineate, quindi, Certo, certo. figo, 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 figo. Dimmi una cosa, io su ora jumpiamo da una parte all'altra, Sì. io ho visto che tu c'hai un gommone su Instagram che è un carro armato. È bellissimo! Che cos'è? Parlami di 'sto giocattolino. Allora, è un gommone, è un dive è un Okay, cantiere greco. Un cantiere okay, greco, ha delle caratteristiche particolari proprio pensate per la pesca subacquea. Quindi okay. ha, una carena, molto marina, quindi Cioè? Che significa? con una V profonda da prua a poppa costante, e quindi Okay, normalmente le carene partono a V e poi dopo diventano piatte andando verso poppa. Questa invece è una V okay, costante, e quindi è proprio è sempre morbido sul mare mosso. Quindi ti okay, consente di non prendere colpi alla schiena, di non farti male, è fondamentale, perché poi uscendo in mare spessissimo, il mare non è quasi mai calmo, c'è okay, sempre onda, e quindi questo ti agevola tantissimo, il okay, fatto di avere questa carena. Poi ha i tubolari molto piccoli, okay, quindi scendere e salire anche, io a ogni tuffo salgo in gommone, dopo ogni tuffo salgo in gommone, okay, è comodissimo. Ha okay, ovviamente anche dei, diciamo, come tutte le cose estreme, ha poi dei, diciamo, cioè è pensato per una cosa, poi magari per, diciamo, per altri utilizzi non è sicuramente il massimo, ecco, perché magari è bagnato, prendi schizzi in navigazione e così, però pensato per il okay, pescatore che 9 volte su 10 ha una cerata completa con la muta stessa quando si sposta, non è un problema. Poi i tubolari piccoli, fanno sì che poi hai più spazio in coperta a disposizione, no, sembra okay. quasi una barca da questo punto di vista. È E leggero? È più leggero rispetto a un gommone no, no, al normale? contrario, è molto pesante come gommone, ma questo Okay, è un vantaggio, cioè nel senso richiede una motorizzazione adeguata. Io ho un 100 cavalli, penso su un okay, 4,95, quindi okay, pesa 400 chili a secco quel gommone, senza neanche il serbatoio, quindi pesa okay, tantissimo, però questo si traduce in una comfort, notevole in navigazione.
Ok. e quindi mi trovo benissimo, ecco, con questo Ok, gommone. quali sono le tue strumentazioni di bordo, visto che per ora tutti ne parlano, e sembra esserci questa moda, necessità di Sì, utilizzo estremamente costosa. sì. Allora io ho 2 strumenti, un 9 pollici e un 12 pollici, perché Ok, uso 3 sonde addirittura. Ho una ok, sonda passante. Sì, beh, perché in realtà, al giorno d'oggi, si pesca tantissimo, poi dipende logicamente dal tipo di pesca che fai, però, si pesca tantissimo a secco, diciamo, in gommone. ok, Proprio c'è ok, una fase di ricerca che è fondamentale, ecco, lunghissima, fondamentale e meticolosa, quindi ti serve questa strumentazione per andare a preparare il terreno, no, sì, sì, ehm, sì, che poi ti dico, in realtà, cioè, è un po' un'esigenza, perché dalle mie parti, o peschi così o è difficile che riesci costantemente a prendere pesci. Però ok, se potessi scegliere io, pescherei magari all'agguato col mare mosso, non servirebbe neanche la strumentazione elettronica. certo, certo. Però purtroppo qua, non Quando ci col mare sta, mosso sotto costa non peschi neanche, cioè proprio non entri neanche in acqua, perché non vedi niente, non ci sono proprio. sì, Se magari in Corsica ti divertiresti come un pazzo a buttarti certo. magari da terra e a pescare nella schiuma, così, quindi Con l'acqua pulita, con certo. Vabbè, l'acqua ma ci pulita. sta, dico, Quindi molti l'attaccano questa cosa di queste eccessive strumentazioni. Poi, tra parentesi, da poco è uscito un articolo da qualche parte, leggevo in maniera molto veloce, di 40 quintali di orate pescate da qualche peschereccio grazie a delle incredibili strumentazioni di bordo. Dico, ci sta, nel senso che quando la passione è così forte, quando c'è la voglia di fare bene, c'è la possibilità, c'è il gommone, ma chi è che non lo farebbe? Non ci prendiamo per il culo. Chi è certo, che è contra queste cose perché probabilmente non se le può permettere. Però è figo. E quindi tu praticamente arrivi là, accendi tutto, cominci a sì. camminare e ti Sì, sogni attenzione, bisogna, cioè, ci vogliono anni per capire, per sfruttare appieno questa okay, strumentazione, per capire, perché ci sono 1000 sfumature, 1000 cose da tener presente. Non è che tu accendi e vai e trovi lì c'è pesci. il pesce. Assolutamente, servono, direi, adesso non voglio, ma centinaia di ore di Sì. pratica per capire veramente la situazione. A come interpretare quello che vedi Sì, praticamente. come interpretare quello che vedi e tantissima pazienza, perché io vedo tantissime strumentazioni ormai, però poi, tanti non hanno il tempo di sfruttarle, perché Sì, poi, hanno poco tempo e quindi nel momento in cui escono a mare vogliono assolutamente prendere qualcosa, sì, comprensibilmente, non li critico, sì, e quindi vanno magari negli stessi posti, sempre negli stessi posti, hanno una strumentazione a 10.000 €, però poi non la sì, sfruttano, vanno sempre negli stessi sì. posti. Quindi serve quello e serve tanto tempo e tanta pazienza per questo. Questo è subordinato, anche alla conoscenza del posto in cui peschi, o se io ti metto, al largo di Fuerteventura con la tua strumentazione tu riesci a trovare i pesci? Se sì, le puoi Okay, teletrasportarmi in qualsiasi angolo del okay. pianeta con la strumentazione, Ma uno riesce. Poi logicamente ci sono mari dove ha, appunto, dove ha un peso maggiore o è meno influente magari, però certo. sicuramente riesci a capire tantissimo, Ho una tantissimo, sì. domanda estremamente tecnica, probabilmente anche difficile a cui rispondere, però, colgo l'occasione. Nell'ultima esperienza di pesca che ho fatto, a Fuerteventura, ehm
passivamente ho guardato tonnellate di contenuti rispetto ai pescatori spagnoli, soprattutto nelle Canarie, che vanno a trovare ste tettoie sulla sabbia, dove sono Sì, delle tettoie di sì, roccia, dove dentro ci sono dei dinosauri. Ok? sì, Sapevo che a Forteventura c'erano queste formazioni, anche non lontano da Riva. Ora, lungi sì, da me l'idea di trovare dei mostri come quelli che trovano questi ragazzi spagnoli del club di pesca subbeconare, al quale mi sono anche iscritto, perché pescano a 40-50 metri e così via. Però, sì, morale della favola, riesco a trovare queste formazioni rocciose sì, a 1 chilometro e qualche cosa dalla costa all'incirca. Sono loro, cioè ho la sensazione che siano loro, sono delle strutture laviche che proprio tu, secondo me, la lava scende, poi si va asciugando e si creano queste fessure sì, sotto, sì, poggiate sulla sabbia. Le ho trovate, si estendevano lungo tutta la costa, quindi per sì. chilometri, su una profondità che poteva variare dai 12 fino ai 17-18 metri, poi cominciava la sabbia e almeno lì non mi sono messo a cercare anche perché partivo da terra. Soltanto cerniotte piccole, 1 chilo e mezzo, 2 chili, perché secondo te? Cioè, Eh, tane belle, cioè, sì, sì, lastre sì, belle. sì, sì, Da sì. cosa può dipendere una cosa del genere? Beh, sicuramente i pesci, quelli di maggior mole, stanno molto più profondi. Okay, Non- Anche qua funziona un po', ci sono delle zone simili, ci sono le zone okay. simili, però vuoi per il magari lì magari non lo so, non essendoci mai stato, non lo so quant'è la pressione Poca, ma venatoria. questo è un altro fattore. Ci sono Quindi pochissimi pescatori. Infatti ero tipo: "Minchia, c'è poca gente, il posto è super selvaggio, siamo in culo al mondo, ci può uscire qualche", e invece niente, niente. Probabilmente pure per motivi proprio di diciamo proprio di habitat, Sì, che a determinate quote non trovano l'habitat o le condizioni di temperatura, cibo ideali per loro, perché okay, se no okay. non si Dici non c'è spiega. altro modo di interpretarla 'sta cosa. Il posto era bellissimo, pescatori ce ne sono pochi. Peraltro, non è stato una giornata di pesca al quale io dico questo, noi siamo stati Sì, là sì, sì. praticamente 10 giorni, non ti dico che ogni giorno, più volte al giorno ero sugli stessi spot, però niente è cambiato. E quindi mi ero fatto 'sto pallino. Molti m'hanno detto che probabilmente ci saranno condizioni migliori, più profonde e quindi chiaramente l'animale preferisce avere probabilmente la vita più facile, ci sta. Ehm, Però che tristezza, che tristezza. Dopo avere visto tutti quei video, tu ho visto pure che prendi delle cernie, mamma mia, ma che cosa sono? Cioè, ora fatti lusingare un attimo, delle bestie in dei buchi così piccoli, sono delle zone che conosci, sono delle zone che frequenti regolarmente? Raccontami delle tue esperienze di pesca quotidiane o, come si evolve una tua giornata. Sì. Diciamo, parte della giornata la dedico sempre a cercare posti nuovi, quindi investo sempre del tempo per aumentare i segnali. E Okay, poi perché a prescindere proprio è una delle cose che mi piacciono di più, cioè proprio il gusto della ricerca, di capire dove poter trovare un pesce magari, questo mi dà una soddisfazione incredibile. Cioè, il 90% è ricerca e trovare, capire dove può essere. Una volta che l'hai trovato, potrei anche non premere il grilletto, anzi delle volte mi dispiace pure. T'assicuro, okay, sembra incredibile, ma potrei, cioè se avessi la certezza proprio matematica che quel pesce dice non lo può toccare nessuno, io non lo, cioè mi rendo conto e delle volte lo catturo più perché per una forma proprio di possesso. okay. Cioè se io avessi, non so se riesco a È spiegarmi, ma se chiarissimo, avessi la sì. certezza che quel pesce una volta trovato lo conosco solo io sulla faccia della terra e nessun altro, io probabilmente non lo ucciderei nemmeno.
E Okay. tante volte ho riflettuto su sta cosa e Ci sta, ti stai analizzando rispetto al sì, gesto. sì, sì. Ehm, wow, wow. Cazzo, Ehm, questo dico minchia, qua vuol dire che 4 fili te li mangi, come si dice a Palermo. Nel senso, sicuramente, vedrai tanta roba, ecco. Normalmente in che zone peschi così? Sputtaniamoci un po' le zone di Andrea Calvino, più o no, meno. no, non ci sono segreti. Pesco da diciamo ultimamente adesso pesco dal Circeo, qua nel Basso Okay, Lazio, fino ad Anzio, quella è la okay, mia area di pesca, ecco. okay, E poi ogni tanto vado, alle Isole Pontine che sono qui fuori al largo. Questo è. okay. Sì, sì, Allora, sì. dicevamo, ti alzi la mattina, normalmente quali sono Sì. i tuoi orari? Affrontiamo la Sì. giornata. Sì, 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 sì. Mi è sempre piaciuto alzarmi prestissimo la mattina e non Okay, mi non mi costa nessuna fatica, anzi. E qui mi ricollego al discorso che facevamo prima. Quando tu la mattina, ti svegli prima che suoni la sveglia, quindi anticipi la sveglia da solo e salti fuori dal letto come un grillo, proprio come una molla, allora significa che stai facendo quello che devi fare. Questa è proprio alla fine la prova pratica, la prova del 9 per sì, capire se stai nella vita facendo quello che veramente segue la tua natura o se stai vivendo la vita di un altro. Questa è la mamma prova, mia. cioè se apri gli occhi e non "Ah, che bello, è un giorno nuovo" e salti fuori dal letto così, significa che stai facendo le cose giuste. Qua ci fai Okay. cadere tutti in depressione, Andrea. Vai, ti sei alzato, E dai, quindi mettiamo da ecco, parte questo dolore immenso che ci quindi stai creando, vai. e quindi ecco, mi alzo molto presto, sempre prima dell'alba e quindi di solito ecco, l'alba la vedo in mare. Ehm, Provo di solito i primi 2, 3 tuffi sono sempre degli aspetti, poi mi vado su zone buone per l'aspetto Okay, e da lì, capisco, analizzo le condizioni di corrente, visibilità, temperatura, tutte queste cose. E poi in base a quello poi decido che strategia, che giro fare, dove andare a cercare, dove andare a pescare, su che batimetrica. Però ci sono diciamo delle zone d'aspetto, dei punti chiave a differenti batimetriche che vado a esplorare e lì mi danno un quadro della giornata, ecco, in base a quello. tipo? Quali sono queste zone che tu normalmente fai? Ehm, Ho magari una zona a 18 metri che è quella più Okay, bassa dove faccio gli aspetti, poi magari una a 27 e una a 35, in base a quello che delle volte salto, non vado sulla zona 18, vado direttamente a quella 27 o okay, delle volte mi fermo, faccio quella 18, 27, non vado a quella più fonda, insomma okay, dipende, ecco. Però magari okay, incontro dei identici subito, allora insisto, magari mi faccio altri posti d'aspetto, oppure, già capisco che, data la visibilità e così non è aria di fare aspetto, allora, magari, vado a segnale, ecco. Però okay, diciamo, ti posso dire, generalizzando che se vedo che le condizioni, sono sfavorevoli, quindi è una giornata difficile, acqua particolarmente torbida, allora vado sui segnali, pesco moltissimo a segnale, praticamente mi okay, faccio i segnali migliori. Se invece vedo che le condizioni sono estremamente favorevoli, ehm, praticamente "sacrifico" tra virgolette la giornata per fare tutti solo posti nuovi, ricerca. okay, Quindi okay, magari mi faccio un segnale che conosco, 2 al massimo, ma non di più, perché okay, grazie quelle giornate di acqua particolarmente pulita, puoi capire bene, puoi trovare posti nuovi, sei avvantaggiato nel trovare posti nuovi. Se okay, scendi su un posto nuovo hai un quadro, una visione generale del fondale
di come sono messi magari gli altri sassi, tutto quanto, e quindi Sì. va sfruttata. Va Ok. sfruttata. Se tu in quelle giornate vai, sicuramente fai belle pescate se vai sui posti, però poi durante le giornate poi invece sfavorevoli, che fai? C'è un investimento, è proprio Sì. un Ok. Eh sì, ottimizzare la condizione guardando al futuro, chiaramente sì, anche, senza sì, sì, devi, dimenticarsi del futuro. devi sempre rinunciare a qualcosa, cioè nel senso non puoi mai ottenere il 100%, no? Devi sempre sacrificare almeno un 20-30%, ma questo l'ho visto una regola generale in tutto, Sì. insomma. Chi vuole ottenere il 100% subito, poi di solito C'è se la vede sempre male. un prezzo da pagare Da in mangiare, qualunque sì. cosa. Sì. Una cosa, tu ti porti l'esperienza a casa? Cioè tu a casa hai delle abitudini, appunti, strategie, pianificazione, cioè o è una cosa è una passione che sta soltanto a mare? No, no, sta con me 24 ore su 24, cioè me la sogno pure la notte, mi scorre nel Okay, sangue. No, no, è una okay, cosa proprio, è tutt'uno con me stesso, quindi assolutamente, ma ho quaderni, diari pieni. Io scrivo tantissimo, okay. cioè abitualmente scrivo. Mi veniva da ridere l'altra sera, stavo a cena con amici e dicevano: "Ma tu quant'è che non scrivi?" Cioè, no, abituati sempre magari col Okay. telefono, col computer. Cioè, io scrivo, se mi levi carta e penna, a me proprio piace scrivere, E su cosa eh, ti piace scrivere? ma i pensieri, Okay, riflessioni, appunto diari, quindi scrivo tutto. Mhmm, ma, che sai che c'è, che se scrivi ti rendi conto di quanto la memoria ti sia fallace, di quanto okay, non tu pensi di ricordarti le cose, no, ma in realtà non è così, è completamente, hai una visione completamente falsata, perché andando a rileggere diari di anni fa, dico: "Cavolo, ma veramente era così? È successo questo? C'erano queste cioè, questa quin scelta di volere scrivere si riconduce a qualche pensiero che è più lontano nel futuro? Qualche cosa che, non lo so, domani vorrai passare del tempo a rileggerti queste cose perché scrivi? Sì, ma, mi capita di rileggere, sì, sì, spesso mi capita di rileggere cose, ma succede pure che magari io scrivo, poi una volta che ho finito di scrivere, che mi sono levati i pensieri dalla testa, no, li ho messi Okay, su carta, nero su bianco, poi li ho visti così e magari straccio tutto e butto via, non è, okay, okay, quindi, dipende, okay. ecco. Però Ma, aiuta, ma, del resto non è una cosa che, cioè, questa abitudine del diario così è una routine che, appartiene a tanti, insomma, non è questa la chiamano decluttering, no, di okay, levarti okay. tutto questo caos mentale, no, di metterlo una volta che lo scrivi, poi vedi che la tua mente è più tranquilla, no, perché Okay. hai diciamo un po' messo ordine al caos, che ognuno A ha in te testa. piace suppongo dico a t leggi, l'altra volta mi ricordo che ti scrissi quando vidi quella fotografia di Robert Greene, Sì. del libro. Ti piace da antropologo già ci siamo risposti, però suppongo che ti piaccia leggere anche su, roba di miglioramento personale, spirituale, pratico, Sì, sì. giornaliero, okay. Sì, 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 Ehm sì, sì. C'è qualche autore che ti senti di consigliarci da leggere? Guarda, anche proprio un allievo di Robert Greene, Okay, Ryan Holiday. Ryan okay, Holiday è una mente geniale, un ragazzo che ha bruciato le tappe, è un fenomeno della, diciamo, della comunicazione proprio, è un okay. genio. Dammi uno E spoiler, perché dovremmo e leggere un quest'autore? lib un libro che, mi è piaciuto molto è,
The Obstacle is the Way. Ok. E praticamente lui non scrive niente di nuovo, nel senso è tutto stoicismo che Ok. lui rende attuale, diciamo che Ok. è un libro divulgativo, nel senso ti fa vedere come applicare lo stoicismo nella Nella vita contemporaneità. di sì, sì, nella Sì, vita di tutti i giorni. quello è un libro che consiglio, molto, molto bello. Ecco. Che figata, minchia, vedi, qua la puntata potrebbe diventare estremamente lunga. Io sono pure un appassionato di ste cose, però vedi, quello quando si parlava, forse in maniera troppo leggera di depressione, io penso che quello di cui abbiamo parlato oggi è uno dei motivi principali che ci fa stare male. Cioè, è stato un po' tutto lo sfondo della conversazione, forse anche un po' tutto lo sfondo dell'intero podcast. E non ti nascondo che, credo essere non può essere diversamente perché, io alla mia base dicono sempre: "Non parlare di io quando fai il podcast", però io ci voglio mettere anche il mio. Io ho un profondo senso di insoddisfazione rispetto alla mia vita e credo che questo traspare anche dalle conversazioni, dalle tematiche di cui parliamo, forse alla ricerca spasmodica di una soluzione che non sia quella di abbandonare tutto e dedicarmi a me stesso, perché bisogna anche assumersi le proprie responsabilità e mi piace pensare sempre che, ci sia sempre una quella forse paradossalmente è la soluzione più semplice, penso a volte, okay? Sì. Non è una critica, è come io l'ho processata questa cosa a chi è che decide di fare una vita da solista e così via. Ehm, Al contrario, riuscire a fare combaciare tantissime cose prende sicuramente più energie, prende più tempo, prende più fatica, e con questo ora attenzione, non mi voglio scusare, non mi trovo nella mia vita ho tutto quello che ho voluto, però ci sono delle cose che mi mancano e che voglio raggiungere. E questa conversazione con te, Andrea, mi ha dato tantissima fiducia e motivazione, e te ne sono infinitamente grato di questo. È Ehm, bellissimo, mi fa piacere. e niente, che dire, forza ragazzi. Io dico sempre che, io ho un piccolo brand di pesca subacquea che spero un giorno diventi grande, che si chiama MSA Controcorrente. Dico sempre che le 2 parole controcorrente sono di libera interpretazione a chi è che le legge. La mia interpretazione è che noi siamo la corrente contro noi stessi, e quella è la prima corrente da combattere, nell'ottica di un'idea di un futuro più sereno e più, a nostro agio. A voi la larga sentenza. È bellissima questa cosa. Mi permetto di aggiungere una cosa che si ricollega pure al libro che hai citato poco fa di Robert Greene. E più che combattere, io direi di canalizzare nella forma giusta, perché se c'è una cosa che mi sono portato a casa di quel libro che è molto bello, è che ovviamente noi tutti come esseri umani abbiamo un'ombra, no? Delle forze oscure Sì, dentro di noi, che poi sì, negli ultimi anni si cerca di mascherare, ultimi anni, parlo sì, ultimo sì, secolo, no? sì, Ma l'animo umano è complesso, no? Cioè ci sono sentimenti positivi, negativi, abbiamo tutto, diciamo, tutto lo spettro, no? Dentro di noi. Ehm, queste forze, magari, ecco, la rabbia, anche l'invidia, che sì, tanti negano, "No, io non sono invidioso", tutti hanno sì, l'invidia, attenzione, sì, ma non è, cioè, nessuna in realtà di queste forze è negativa. È negativa nel momento in cui tu la combatti e non l'accetti, allora sì che diventa negativa, perché poi prende ancora più potere, diventa un problema. Ma se tu ne sei consapevole, riesci a canalizzarla, perché è un'energia, un fuoco, è qualcosa di sì, potente, no? Ti porta a fare grandi cose. Cioè, guarda,
Michael Jordan, no? La rabbia. Lui ha detto la rabbia è ciò che gli ha permesso di diventare quello che poi è diventato, no? Sì, Cioè questa sì. rabbia lui è stato capace di canalizzarla capito, e far sì che diventasse il suo motore nell'allenamento, nell'affrontare le partite, gli avversari, capito? Quindi dobbiamo Qua c'è imparare, tanta roba. cioè, ma Sì. lo dico a te, ma lo sto dicendo a me No, stesso, no, 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 insomma, assolutamente, ma non guarda, voglio passare noi per quello che c'è. guarda, e questo non lo pensare nemmeno, lo si estende anche a me. Quando io dico certe cose o tu andresti parlando di queste cose, secondo me è solo una voglia di far pensare le persone, così come pensiamo noi. Io ho notato essere una cosa, forse, non mi piace tanto a me questa cosa di me stesso, che spesso, mi rendo conto di essere un po' pesante rispetto a fare sempre gli stessi discorsi per scuotere le coscienze, forse in risposta al fatto che non riesca a scuotere la mia tanto abbastanza da cambiare. Però non ti devi scusare di niente, sono parole che vengono dal cuore e sono parole vere, perché è così. Non è una questione di presunzione, non è una questione che noi vi vogliamo dire come dovete vivere le vostre vite. No, è così. Cioè, No, no, ed è questo che ci fa stare male, il fatto che non sia così semplice. Però vabbè, oh, spettacolo. E tu stai a Roma, io dico sempre che un giorno prima di ritirarmi farò, lo so, una serie, di video, documentari, chissà dove ci porterà questa avventura, un tour d'Italia di pesca subacquea ai massimi livelli. E tu sei nella prossima, e tu sarai in questa tappa. Prossima non lo so, però, che non so quando si organizzerà questa cosa, però mi quando piacerebbe vuoi, quando vuoi. tantissimo conoscerti di presenza. Grazie Andrea, davvero di cuore. Grazie a te, Christian. Grazie.